In questo terzo giorno a Praga decidiamo di visitare la fortezza di Vyšehrad, non lontana dall'area di sosta, ma sull'altra sponda della Moldava. E così prendiamo un traghetto che in pochi minuti ci porta molto vicino alla scalinata per arrivare in cima alla collina. La scalinata non è affatto impegnativa e permette di vedere la città da un altro punto di vista. Arrivati in cima alla collina, si entra nella fortificazione e il primo edificio sul piazzale è la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, con i suoi 2 campanili gemelli, costruiti nel 1900 con l'ultima ristrutturazione, dopo 900 anni della fondazione della chiesa. La navata centrale è completamente decorata in stile Liberty e sull'altare si possono ammirare le statue di San Pietro e San Paolo, patroni della cattedrale. La luce filtra all'interno attraverso vetrate multicolori davvero molto belle e in un angolo la scultura della Pietà abbellisce ulteriormente la chiesa. Sul retro della chiesa c'è un cimitero dove sono sepolti molti personaggi illustri della storia di Praga. Ma c'è anche uno splendido parco dove passeggiare in una bella giornata di sole. Dall'alto della fortezza si può ammirare il fiume Moldava e gli altri quartieri della città. La prima prova dell'esistenza della fortezza si ha da alcune monete del X secolo, quando Vyšehrad era la residenza dei reali, e le sue mura, così alte e possenti, hanno protetto la cittadella durante tanti secoli di storia. Oggi per pranzo ci lasciamo consigliare dalla nostra guida, che ci propone la catena Local come caratteristica della città di Praga. L'interno è piuttosto semplice e spartano e notiamo che a tavola ci sono clienti locali e pochi turisti. Ordiniamo un tipico piatto ceco con carne e verzotti in padella, insaporiti da cumino, accompagnati dai tipici gnocchi che sono davvero buonissimi. Per andare a Piazza Wenceslao è possibile prendere anche la metropolitana e scendere a Můstek. E si arriva all'inizio di un largo viale alberato, molto ampio con uno spartitraffico centrale, abbellito da alberi e aiuole e circondato da palazzi sia antichi che moderni. Al centro si trova il monumento in bronzo dedicato a San Wenceslao a cavallo, proprio davanti al palazzo del Museo Nazionale che domina la piazza. Un po' nascosto dalla vegetazione si trova anche un marmo che commemora il sacrificio di Jan Palach e Jan Zajíc, 2 studenti universitari che nel 1969 si diedero fuoco in questa piazza per protestare contro l'invasione russa, che voleva porre fine al periodo di riforme conosciuto come Primavera di Praga.
Questa piazza, che di fatto ora è un grande viale, è stata voluta a metà del 1300 dal re Carlo IV per farci il mercato dei cavalli e dove addirittura per molti anni anche i tram erano trainati da cavalli. E sempre parlando di cavalli, siamo entrati nella galleria di Palazzo Lucerna, dove si vede una parodia della statua di San Venceslao a cavallo appena vista sulla piazza. Questa opera di David Cerny vede il santo sul suo cavallo appeso al contrario e ancora una volta, davanti ad un'opera di questo artista, non riusciamo a dare una spiegazione. In ogni modo, da questa galleria è possibile accedere anche ad un cinema del 1909, considerato ancora oggi tra i migliori in città. Passeggiando per le vie di Praga non è possibile rimanere indifferenti ad un profumino invitante. Il trudlo è una specialità da un nome difficile da pronunciare, ma facilissima da mangiare. È un cannolo di pasta sfoglia che può essere riempito di crema, frutta e panna. Viene proposto in varie versioni di gusto e si può gustare anche camminando. Abbiamo trovato questa città davvero interessante, con edifici storici, ma anche opere contemporanee curiose che le danno un tocco allegro e moderno. Ma non potevamo lasciare Praga senza aver fatto una passeggiata sul ponte San Carlo illuminato dalle sue storiche lanterne, le stesse che brillavano ad olio nel XIV secolo, che stasera ci permettono di salutarla in modo emozionante e suggestivo. Kiss the bell that dream on.